diffidente, una testarda. Vuole sempre vincere su quello che fa, lei deve metterci il suo, perché se no, come dice lei, spesso rosica, cioè ce l'ha proprio di suo. Ci passiamo 2 anni con lei, anche lei è di Ostia, con lei ci gioco da quando ho 13 anni, abbiamo iniziato nella stessa società e poi ci siamo ritrovati qui, alla Roma. Un po' il sogno di tutte e due, perché dopo io 17 anni che gioco a pallone, lei saranno anche un po' di più forse perché è più grande, ti ritrovi a fare un'esperienza del genere e anche insieme, quindi siamo stati contenti entrambi. Lei la vede dappertutto, magari il suo nome è quello che esce forse un po' di meno, però lei in campo, tutte noi sappiamo che se c'è da palla da recuperare lei andava a prendere. Lei ha preso questa botta al ginocchio, cioè si è sentito comunque, era il ginocchio. E io, avendolo già passato, ho detto, cavolo, è rimasta per terra, comunque lei, sì, magari soffre un po' il dolore, ok, però è troppo che sta per terra. Si parlava magari di oddio i crociati, perché comunque è la prima cosa che uno pensa nel femminile, purtroppo. E quindi mi sono un po' spaventata. Fortunatamente ha avuto solo una distrazione del collaterale. Il peggio, diciamo, non era successo. Lei è testarda, comunque lei fa la fisioterapista, quindi conosce anche il corpo suo, conosce un po' tutto. Ciao Marco. È particolare come cosa perché allo stesso tempo sono la paziente, so quello che mi devo aspettare, un po' di nozioni, un po' di cose mi vengono in mente facendo appunto questo lavoro, quindi sono un po' fortunata da questo punto di vista. Già l'altra settimana Davide, il preparatore che mi segue, e a un certo punto fa dai inseriamo un po' la palla, quindi è stato veramente uno dei giorni più belli. Piano piano, controllando il movimento, riesco di nuovo a fare i passaggi. Sembra una cosa sciocca, però in questa fase ti tira sul morale. Il fatto da una parte che non ci fossero squadre professionistiche mi ha dato la possibilità di poter abbinare le due cose, l'università e gli allenamenti. Allo stesso tempo adesso con la Roma gli allenamenti sono il pomeriggio, però riesco comunque a far conciliare il calcio con il lavoro. Lavoro la mattina e poi il pomeriggio all'ora di pranzo prendo la macchina, vado a Roma, allenamenti e torno verso le 6:30, 7 sperando nel traffico. Finché riesco e se è possibile vorrei continuare a fare entrambe le cose. L'amore per la Roma è trasmesso dalla mia famiglia. Da quando sono bambina mi ricordo sempre della Roma, vediamo le partite in famiglia, non solo, di solito è il papà che segue, noi tutta la famiglia, mamma, mia sorella Giulia. Domenica alle 3 non c'è niente da fare, tutti sul divano a vedere la partita. Una sciarpetta che abbiamo preso dopo lo scudetto della Roma, che mamma porta sempre dietro e anche a casa la tiriamo fuori e ogni partita viene sempre con questa sciarpetta, quindi penso sia quello un po' l'amuleto. Ciccotti è ancora sul pallone, sul secondo palo c'è Bonfantini, Ciccotti! Che gol hai fatto Ciccotti! 1-0 Roma, 15°! Roma in vantaggio, Claudia Ciccotti, ancora lei! Io sempre dalle elementari ero la prima che quando andavamo al cortile stavo con i maschietti e giocavo con la palla e ho continuato sempre a correre dietro al pallone. Il taglio centrale per Ciccotti, è libera Claudia Ciccotti, c'è il vantaggio immediato della Roma. La sensazione era brivide perché
comunque uno quando comincia a giocare a calcio ce l'ha il sogno. Purtroppo per noi non c'era la possibilità e il sogno di vestire la maglia della Roma, almeno all'inizio. Da piccola mi ero comprata la maglietta e mi avevo fatto stampare il cognome, quindi comunque ad avercela ce l'avevo, però è tutta un'altra sensazione, perché poi scendere in campo e poter giocare con la maglia della Roma e il tuo cognome scritto su quella maglia, che vuol dire che ti appartiene, comunque è una cosa che non riesco neanche a spiegare. Quando c'è poi stata proprio la possibilità mia personale di poter vestire la maglia, veramente solo brividi, mi viene in mente solo quello, è stata una sensazione bellissima, solo l'idea di immaginarmi di poter vestire quella maglia. E la prima volta che ci hanno anche dato il vestiario, che siamo andati a fare le visite a Villa Stuart, siamo andati lì all'Acqua Cetosa, ci hanno dato il borsone con i vestiti, solo avere lo scudetto addosso era sensazionale. Poi naturalmente c'ho magliette della Roma prese, comprate, qualsiasi cosa della Roma, tutto, però dire con tu vesti quella maglia, quella tuta e fai parte della Roma è un'altra cosa ed è bellissimo. Ciccotti per tenere vivo il pallone, la finta, bravissima. Il ruolo è più o meno quello, è una scelta immediata con Daniele De Rossi, capitano della Roma. Ho detto vabbè, prendiamoci questa responsabilità e teniamoci il 16, che comunque fa parte dell'essere romano. Il giro di campo, quello sì, lo faccio sempre, parto dal centrocampo, dal centro del centrocampo e vado verso una porta dove mi immagino di poter segnare, anche se in teoria il ruolo mio principale non è quello di segnare, però l'idea è quella. E poi dopo dentro lo spogliatoio il parastinco, prima sinistro e poi destro, visto che sono io destra, con quella degli amici e della famiglia. La squadra, essere entrati dal boccaporto dove entrano anche i giocatori, annunciati dallo speaker della Roma. Sotto la curva sud è una cosa veramente che mette i brividi. Cioè non mi volevo perdere nulla allo stesso tempo, quindi guardavo da tutte le parti, cercavo di immagazzinare tutti i ricordi nella mia testa. Poi ero talmente emozionata che penso che pure se qualcuno mi parlava da vicino non lo ascoltavo. Lasciami stare, devo godere il momento. Quando ci siamo girate spalle al campo, rivolte verso la curva sud. È stato bello, è stato veramente bello. La curva sud è una cosa che mette i brividi come la maglietta della Roma quando la indossi. È una cosa veramente bella perché poi ti cattura l'occhio, certe volte ti distrai anche dalla partita e vedi solo loro. La partita che ha segnato il mio rientro è stato Milan-Roma. Le sensazioni sono state un po' discordanti per via del risultato finale. Noi siamo la Roma! C'era tanta emozione anche solo nell'essere rientrata a far parte della squadra, nello stare in panchina vicino alle mie compagne, ad assistere al loro riscaldamento, alla partita comunque da bordo campo. Il poter rientrare in squadra e proprio poter rigiocare una partita di calcio è stato veramente importante per me, mi ha dato fiducia e mi ha fatto concludere al meglio il percorso fatto fino a quel momento. Sì, purtroppo il mio rientro è coinciso con una sconfitta, però da una parte sono contenta di essere potuta di nuovo scendere in campo dopo 2 mesi, allo stesso tempo però dispiace per il risultato, perché risulta essere molto pesante e forse un po' bugiardo, perché comunque abbiamo provato. Il ritiro segna l'inizio di un nuovo anno. Spingi di più con l'avampiede, su! La fatica è tanta, però allo stesso tempo anche un momento di aggregazione per unire la squadra. Il calcio tennis penso sia una delle competizioni più importanti all'interno di una stagione. Sì, Gianni!
molto alto e anche il livello di rosicamento, se si può dire così, è elevato. Però nel momento in cui stai partecipando cerchi di vincere in tutti i modi, anche a volte anche un pochino cercando di rubare, però con gli arbitri non è possibile, anche se ogni tanto non è che qualche decisione è un po' discussa, un po' controversa. Il ritiro a Norcia io l'ho vissuto in maniera un po' particolare perché ci sono andata molte volte quando ero piccola, l'avevo vista dal telegiornale, comunque che era i danni che aveva subito. Quindi vederla in quello stato mi ha un po', diciamo, emozionato e mi ha fatto un po' riflettere. Grazie. Questo è il mio secondo anno ed è anche il secondo anno proprio della AS Roma come squadra. Sicuramente ognuna di noi ha l'obiettivo di migliorarsi rispetto all'anno scorso, proprio perché non bisogna, secondo me, mai rimanere fermi allo stesso punto, ma cercare sempre di migliorare e di raggiungere un obiettivo un po' più alto rispetto a quello dell'anno passato. E poi, chissà, vincere qualcosina non sarebbe una brutta idea con questa maglia. Entra Claudia Ciccotti che taglia così oggi il traguardo delle 150 presenze in Serie A. Per me un romanista si può descrivere in 3 termini, diciamo: sognatore, innamorato perso, un pochino pazzo, tra il pazzo e il folle. Mamma, c'è un futuro. Ma non gli hai detto che qui dentro giocavi a pallone quando eri piccola? No. Però non credo, perché abbiamo cambiato i mobili. C'era un mobile, una credenza con 2 vetri di lato, non si è mai rotta, non so come. Poi anche la libreria certe volte era la porta con nonno che lo costringeva a mettersi sopra la poltrona qua. Nonno, tirami la palla, e mi tirava la palla e io facevo il portiere, tipo qua. Avevo ancora qualche dubbio sul ruolo che volevo fare, però è sciarpata.